Quando voglio fare un regalo fatto a mano, la parte difficile non è realizzarlo, è scegliere quello giusto. Oggi voglio condividere con te alcune idee all'uncinetto semplici, ma pensate per regali davvero speciali. Perché il valore di un regalo non è dato dalla sua grandezza, ma dall'amore che metti in ogni punto mentre lo realizzi. Negli anni ho fatto decine di tutorial che potrebbero andare bene come regali. Oggi ho fatto una selezione per darvi delle idee, non solo per regali ad uncinetto, ma anche qualcosa di più, quindi guardate il video fino alla fine. Per prima cosa potremmo scegliere di fare un piccolo amigurumi come questo orsetto. Questo è un amigurumi semplice ma particolare perché ha questi occhioni espressivi e questo piccolo cuore che abbraccia, e quindi è un regalino perfetto per la festa della mamma, per la festa degli innamorati o per esempio da regalare a un'amica. È piccolo se fatto con filato come quello che ho utilizzato io. Se invece per esempio utilizzaste la ciniglia verrebbe un bel peluche più grande. Io ho scelto questo orsetto, ma nel canale trovate diversi tutorial di orsetti, coniglietti che potreste utilizzare a questo scopo. Qui il cuore è solo un piccolo messaggio, ma può diventare protagonista per esempio in quest'altro oggettino che io ho fatto come portachiavi, ma potrebbe essere un segnalibro, potrebbe essere una cosa da appendere. E qui chiaramente la particolarità sono questi occhioni innamorati. Qui questo regalo lo vedrei bene soprattutto per San Valentino, però ovviamente potete utilizzarlo quando volete. Proseguendo sul tema cuori, possiamo sbizzarrirci con i ricami. Allora questo forse potrebbe andare meglio per la festa della mamma, per la festa della donna, ancora per un'amica, per chi volete voi. Di cuori ve ne ho fatti tanti tutorial in modo che abbiate grandezze diverse. Questo è il mini cuore, questo è un po' più grande e questo è ancora più grande. Oppure potreste scegliere questa versione, sempre cuori, quindi sempre affetto, però questa volta il cuore viene abbracciato da questo simpatico orsetto, e anche in questo caso potrebbe essere un portachiavi, un segnalibro, una cosa da appendere oppure semplicemente una cosa da collezione da tenere su una mensola. E questi diciamo che sono i regali belli, però semplicemente una cosina fatta ad uncinetto. Ma io vi propongo un'idea un po' più strutturata. Per esempio questo, che è sempre un cuore amigurumi, di questo vi ho fatto proprio il tutorial. Questo è lo schema di cuore più grande in assoluto che vi ho fatto. Questo è un portafoto, quindi in questo caso per esempio potreste regalare il portafoto, ma sarebbe molto più bello regalare questo portafoto insieme a una foto che sia significativa per la persona a cui state facendo il regalo. In questo caso ovviamente potrebbe essere perfetto per la festa della mamma, per la festa del papà, per qualunque tipo di festa. Oppure, per esempio, una cosa come questa potrebbe essere una meravigliosa bomboniera per qualsiasi tipo di evento. Oppure un oggettino semplice e veloce da fare potrebbe essere un segnalibro. Io ho scelto questo che ha ancora un mini cuore, ma ne ho fatti tantissimi segnalibri, oppure potete fare il segnalibro che preferite. Nel caso in cui io regali un segnalibro, normalmente lo regalo insieme a un libro, magari un libro che mi è piaciuto e che vorrei che leggesse anche la persona a cui sto facendo il regalo. E quindi sì, regalo un oggettino ad uncinetto, bello, fatto con amore, un pensierino, ma insieme ad un regalo, e queste due cose possono essere usate insieme. Un'ultima idea che secondo me potrebbe essere veramente molto bella e originale sarebbe regalare una cosa come questa. Quindi
la scritta love piuttosto che un'altra scritta. Di tutte le cose che vi mostro ovviamente trovate i tutorial nella descrizione del video e ve li lascio anche nella playlist nel primo messaggio fissato sotto al video. Quindi bellissima la scritta love. In questo caso ho comprato questi vasetti, ma poi nel tutorial vi spiego tutto. Ma oltre a questo potreste, invece che regalare i 4 vasetti, regalarne 5 o 6 e negli altri 1 o 2 mettere veramente una piantina vera, in modo che ci sia la scritta, la parte diciamo fatta a mano, e anche una piantina che poi cresce e quindi il regalo acquisisce ancora più significato. E adesso vi do un'ultima idea che a me è piaciuta tantissimo, poi alla fine mi farete sapere voi qual è l'idea che vi piace di più. Questo è, come dicevamo, un cuore amigurumi di cui vi ho fatto il tutorial, il più grande cuore amigurumi di cui vi ho fatto il tutorial, e quando dico che con lo stesso schema potete ottenere oggetti più grandi usando filati più spessi, intendo questo. Questo cuore è fatto con lo stesso schema con cui ho fatto questo, ma questo è un filato sottile lavorato con un uncinetto abbastanza sottile. Questo era un filato grosso che ho usato doppio con un uncinetto da 10 mm e il risultato è un cuscino grande. Ma non è solo un cuscino grande, questo è un pezzo di storia, perché il filo con cui ho fatto questo cuscino è un filo con cui mia mamma, quando ero giovane, mi ha fatto un maglioncino che adesso non mi andava più bene, ma non sarei mai riuscita a buttarlo via, e quindi l'ho disfatto e ci ho fatto un cuscino che in questo caso è un regalo per me perché me lo tengo. Però ve la do come idea, potrebbe essere per esempio che voi usiate i resti per esempio di filato che vi è avanzato per il progetto che avete fatto per la stessa persona, quindi non so, gli avete fatto un maglioncino e gli regalate un piccolo cuore o un grande cuore fatto col filato che avete avanzato, oppure avete fatto un progettino speciale e vi è avanzato filo, un berrettino, e vi è avanzato filo e fate un piccolo aggettino da abbinare. Insomma, fatemi sapere qual è l'idea regalo che vi è piaciuta di più e soprattutto fatemi sapere se avete già pensato a questi tipi di abbinamento, per esempio il segnalibro con il libro, i cactus finti con piantine vere, il portafoto. Insomma, vi aspetto e vi leggo nei commenti. Ora però voglio chiederti una cosa: che tipo di nuova idea regalo all'uncinetto ti piacerebbe vedere nei prossimi tutorial? Può essere per San Valentino, per la festa della mamma o semplicemente per fare un pensiero speciale. Scrivilo nei commenti perché spesso i tutorial nascono proprio da lì. Se volete fare uno di questi tutorial, nella descrizione del video trovate tutti i link ai tutorial completi che vi ho mostrato oggi. E se questo video ti è stato utile, salvalo, in questo modo potrai rivederlo tutte le volte che ti serve. Io come sempre vi ringrazio tantissimo di avermi seguito anche in questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa idea e se vorreste altri video con piccole, medie, grandi idee regalo, scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video oppure regalandomi il vostro like. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!